Buongiorno a tutti ragazzi, sono Michele, benvenuti sul mio canale. Prima di tutto, come sempre, come giusto che sia, grazie di seguirmi, grazie per le iscrizioni, grazie ragazzi veramente. Ricordatevi anche della playlist che c'è, anche se è all'inizio ragazzi, pian piano metteremo sempre più cose. Vi ricordo anche che è sottotitolata in 22 lingue. Come potete vedere adesso passiamo al montaggio del numero 54, la caviglia destra del nostro bellissimo Ironman, che seppur tanti si lamentano ragazzi, sicuramente alla fine rimarrete soddisfatti, di sicuro, perché non c'è niente di così bello, alto così a questo prezzo ragazzi, che poi alla fine peserà, come sappiamo ormai, più di 3,5 kg, quindi veramente un bel oggetto da collezione. Allora, ho sempre il piacere di farvi vedere un po' quello che sono i contenuti della rivista, soprattutto per quelli che non hanno fatto l'abbonamento, perché chiaramente per chi lo ha fatto come me, se non è adesso e dopo, ne conoscerete sicuramente i contenuti. Allora, prima pagina di copertina, come abbiamo detto, numero 54, la solita pagina della retro di copertina dove sono tutti i servizi disponibili per informazioni, per come richiedere i numeri, le copie garantite. Ecco qua, cominciamo. Origini ultimate, la storia definitiva. Qui abbiamo un bel servizio nell'universo di Tony Stark. Ragazzi, io non vi dico proprio tutti i contenuti perché non vi voglio annoiare, però vi faccio vedere quelle che sono le immagini. Vedete? Non so se poi magari con fermo immagine o ingrandendo riuscirete a vederne anche a leggerne i contenuti. Sarei contento, è per quello che vado un po' piano, insomma. Qui abbiamo le fasi del montaggio, le istruzioni che vedremo subito dopo. Passiamo subito oltre qui. Ecco qui, Maya Hansen, competenza e coscienza. Qui abbiamo altri disegni. Qui speriamo che riusciate a leggere qualcosa ragazzi con le ferme immagini ingrandendo. Qui c'è Maya Hansen che suggerisce a Tony Stark di chiedere aiuto ai Vendicatori, ma l'Inventore dice che la sfida è di sua competenza e sarà lui a portarla a termine. Questo è quanto è scritto. Abbiamo il ritorno di Maya. Disegni sempre bellissimi. E siamo all'ultima pagina dove ci dicono qua che nel numero 55 costruisci la seconda parte della coscia destra. Ok ragazzi, a noi. Prendiamo subito il contenuto del numero 54. Ecco qua. Andiamo ad aprire il fascicolo, alle istruzioni. Abbiamo quindi il telaio della gamba destra, così lo chiamano, e lo stinco, metallo. Poi abbiamo 4 parti in plastica, le 2 rondelle che dovremo mettere poi all'interno, da una parte all'altra, il perno che terrà il tutto, e questo che è la parte finale dove si avviterà poi la nostra vite MP. Andiamo a togliere anche questi. Allora, questo è il nostro piede, fin dove eravamo arrivati, piede destro.
Vedete com'è? È molto rigido qui, non si muove ragazzi, perché ho fatto quella modifica che ho consigliato a tutti di fare all'interno. Vedete? Molto duro, guardate qua. Ok? Stessa cosa questo. Allora, andiamo avanti. Prima cosa che vi consiglio di fare, destra, sinistra, adesso non importa, lo inserite all'interno, capito? Così. Lo inserite così all'interno e lo fate sverniciare un po' la plastica. Ecco fatto. Così lui poi entra più agevolmente. Poi lo togliete. Ecco qua. Poi andiamo a prendere uno. Ricordatevi che i segmenti sopra, questi qua, questi segni qua, che non sono circolari ovviamente, no? Vanno messi dalla parte superiore, perché poi il perno andrà messo così. Vedete? Quindi questa parte qui che vedete ovviamente deve entrare qui. Non fate girare le rondelle così ragazzi, perché non va bene, tenetele ferme. Quindi destra, sinistra, ok? Di qua. In realtà questa, come vi ho consigliato, la potete mettere dopo, quindi mettiamo solo questa, perché questa l'invito è facile da tenere ferma, l'altra vi gira tra le dita, ok? Quindi, come ci fa vedere il disegno, prendiamo questo, lo mettiamo, vedete, così, all'interno possiamo già inserire questo, in questo modo, ok? Vedete? L'ho fatta appena uscire un po', perché poi ovviamente questo deve poter entrare, ok? Quindi l'ho fatta appena uscire un po', inserite all'interno questo, adesso viene più difficile perché io non mi devo solo concentrare ragazzi a fare il montaggio, ma devo parlare, devo guardare nell'inquadratura, ma è molto semplice da montare, ok? Quindi torniamo a noi, aspettate che giro così che vedo meglio. Allora, questo lo inserite all'interno così, tirate sul pezzo, vedete? Guardate, vedete che si è girato questo? Fate attenzione a non farlo girare. Parlo di questo ragazzi, guardate dove sto inquadrando, scusatemi ragazzi, guardate, va bene dai, ci metto un po' di più ma vi faccio vedere. Allora, aspettate un po', ok, guardate, allora mettete il segmento qua dentro, no? La plastica, poi vedete qui, attenzione, ecco, deve essere così, vedete? Ok, poi leviamo anche questo un attimo, lo andiamo a inserire, lo mettiamo dopo l'altro pezzo, così piano, e tiriamo su il segmento in plastica. Eccolo qua, vedete? Lo facciamo andare un po' in su, ok, perfetto, e lo mettiamo così. Guardate, inseriamo qua, che abbiamo l'anellino che ci tiene lui. Ecco, guardate, lo giriamo, vedete? Ok, tiriamo su tutto. Ah, questo ragazzi, scusatemi, questo leviamolo, vi agevola tutto. E poi mettiamo il perno, così. Non al contrario ragazzi, così. La vite, per aprire il sacchetto ricordatevi, pollice e indice, sfregate semplicemente così si aprono, avete una vite sempre in più. La vite non va messa di qua, lo so che ci sono le istruzioni, ma a qualcuno è capitato che distrattamente l'ha messa da questa parte. Va messa ovviamente di qua, ok? Voilà. E basta, poi si avvita, niente di più semplice. Ancora non va bene. Ho urtato il telefonino, me ne sono accorto. Ecco, così va benissimo. Vedete, guardate la caviglia, non so se si vede, non si muove assolutamente. Questo sono io che lo muovo. Molti, sapete, vedo
varie, diciamo, vari commenti dove dicono qua è molto ballerino, perché ragazzi, se vi affidate soltanto alle placchette di plastica, è chiaro che succede questo. Allora, il montaggio è finito, tutto qua. L'unica cosa, volevo dirvi qualcos'altro, non guardate questo perché l'ho lasciato molle io, perché le batterie non le ho inserite ancora. Cosa volevo dirvi ancora di importante? Ah sì, ve l'avevo già detto nell'altro piede, nella caviglia sinistra, quella che abbiamo montato all'inizio. Fate la prova, io adesso non l'ho fatta, ma se guardate i miei video, insomma, le potete vedere queste spiegazioni qui. Fate la prova, se vedete che quando mettete le due rondelline di plastica avete troppo gioco tra il metallo, per capirci, se qua in mezzo avete ancora troppo spazio con le rondelline, ragazzi, stringetele con un panno e mettete una pinza e stringete finché si riduce questa distanza tra qua e qua. Vi ho dato anche la misura io nell'altro video della caviglia sinistra, la potete trovare lì, estrapolare da lì. Ok ragazzi, perché? Perché è capitato, io che ne sto montando più di uno, che questa distanza qua ha più luce, quindi è più aperta. Non riuscirete mai con questa vite qua a stringere questi due lembi di metallo spessi da 3 mm, 2 mm e mezzo di spessore di lamiera, ma figuratevi. E quindi la caviglia, chiedo scusa, a quel punto vi rimarrà sempre, anche se stringete fino alla fine, finché non spaccherete, spannerete la plastica. Questi devono avere pochissimo gioco all'interno quando la mettete, per capirci qua in mezzo. Ok ragazzi? Se ci fosse qualcosa che non vi è chiaro, scrivetemi nei commenti, non ci sono problemi. Penso di aver detto tutto. Sì. Allora, il 54 è stato montato. Andiamo a levare il tutto. Ecco qui. Perfetto. Meno male che l'hanno fatta di plastica sto pezzo, ragazzi, se no tutta la vernice sarebbe andata via ogni volta che si attaccava. Tutti si lamentano, o anzi molti si lamentano, ma secondo me fate male. È meglio che ci sia plastica e metallo, perché metallo e metallo, ve ne siete accorti, si sverniciano i pezzi. Bellissimo, mamma mia. Che bello. Ragazzi, il montaggio termina qui, che poi non era nient'altro che uguale identico all'altro, però lo facciamo, ci mancherebbe. Ragazzi, che dirvi? Seguitemi ragazzi, se vi piacciono i miei video, seguitemi. Io cerco di dare una mano, al di là del tutorial di montaggio, di dare una mano a chi ha più difficoltà appunto nell'eseguire l'assemblaggio di questa armatura. Se ci sono delle modifiche cerchiamo di trovarle e soprattutto trovare un metodo semplice per tutti, perché per quelli che hanno molta esperienza è ovvio che non hanno bisogno di quello che dico io. Ok ragazzi? Grazie, mi raccomando, se volete aiutarmi iscrivetevi e attivate la campanella e seguitemi ragazzi, sempre più numerosi, e vi ringrazio infinitamente. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi, alla prossima.